Ciao ragazzi, questo è un video un po' particolare anche perché diversi di voi mi hanno scritto subito, appena saputo la notizia, dell'uscita del nuovo Tudor Pelagos 39 mm, quindi eccomi qua per argomentare un attimino questo orologio. Sapete benissimo che su questo canale i video vengono prodotti analizzando performance, dettagli tecnici, meno tecnici, anche estetici degli orologi, per il fine poi di permettere al potenziale acquirente di fare una scelta il più possibile mirata sulla base delle informazioni acquisite durante quindi i miei contenuti. Oggi parleremo in anteprima su Tudor, perché sapete benissimo io molte volte ho criticato anche aspramente Tudor, ma dal piccolo della mia statura non mi permetterei mai di dettare no, bisogna fare così, bisogna fare così. Però in alcune occasioni mi sono un po' lasciato andare, perché secondo me la linea che deve seguire questa Maison è quella di avere una personalità non all'ombra di nessuno. Come sapete benissimo, Tudor nasce anche grazie a Rolex, ma molti hanno detto che sarebbe il vorrei ma non posso. Secondo me non è proprio così, e ve lo dico anche da tudorista, perché ho acquistato uno dei modelli di punta di Tudor, il Tudor Black Bay Chrono, che avete avuto la possibilità di vedere veramente in ogni minimo anfratto, una cosa unica, penso in tutta YouTube, non solo Italia, quello che sono il potenziale e le caratteristiche di questo orologio. E questo video nasce proprio perché il Tudor Pelagos 39 mm è una svolta secondo me epocale, che porterà pian piano ad allontanarsi dalla linea della normale di Rolex, proprio perché Tudor deve fare questi orologi tecnici che hanno una destinazione d'uso prettamente professionale. Col 39 stiamo assistendo a quello che è il rientro nei ranghi un po' più stretti anche delle dimensioni, perché negli anni scorsi lo avete visto anche tutti, orologi che crescevano sempre di più. Adesso già da secondo me un paio d'anni anche, che le dimensioni si sono stabilizzate un attimino per poi ritornare verso l'origine. All'inizio degli anni 60 gli orologi professionali, che erano ovviamente molto più massicci rispetto agli orologi eleganti, avevano delle dimensioni d'uscita di 38, 36, 38, 40 mm, anche l'avete visto, la trasformazione del Submariner, 38, 40, 41, oggi non si sa mai che torni a 40 mm. Così anche il Pelagos è nato a differenza del Black Bay in epoca moderna, da 42 mm, con una caratteristica di cassa e bracciale in titanio, con questi accorgimenti molto particolari, una valvola di sovrappressione che è utile sicuramente per chi fa quel tipo di attività. Ovviamente difficilmente può capitare nel quotidiano che una valvola di sovrappressione possa esservi utile, però nel caso in cui si voglia disporre anche di un dispositivo meccanico oltre ai computer, questo permette di avere l'esclusione automatica dell'aria all'interno dell'orologio. Questo orologio, che viene proposto da Tudor a 4.210 euro, questo, attenzione, è il prezzo proposto da Tudor. Io sono sicuro che sarà un orologio che sarà molto richiesto e susciterà interesse forse più del Black Bay Pro, perché il Black Bay Pro, che è stato sotto accusa da parte mia in alcuni casi, perché sono riuscito anche a dire che Tudor, se continua così, potrebbe diventare una Maison di homage di lusso, quindi un homage da 3.000 e passa euro, cosa che invece smentisco in questo caso per quanto riguarda il Tudor Pelagos, perché siamo di fronte, ve lo dicevo prima, a svolta epocale. Secondo me qui ci sono anche poi le basi, le caratteristiche, le premesse per arrivare, che ne so, a un Tudor 58 come io mi auspico da tempo, date, che sicuramente potrebbe essere un best buy di quella categoria, che non avrà, o perlomeno avrà pochi rivali, perché comunque la caratteristica di questo orologio l'abbiamo vista tutti. L'abbiamo esaminata in ogni configurazione e declinazione qui sul mio canale, dal GMT, partendo dal semplice Black Bay 41, lo abbiamo confrontato con Oris, lo abbiamo visto dentro e fuori. E tra l'altro tecnicamente vi dico anche che io conosco molte persone, conosco molti di voi con i quali parlo quotidianamente, che posseggono anche moltissimi orologi di ogni fascia e anche unità economica, ecco. Nessuno, a parte Tudor Black Bay GMT, se non per
un batch ristretto di lotti, appunto, ha riscontrato problemi particolari, ma specialmente perché stiamo parlando del calibro MT 5400, che è la nuova serie di calibri che viene equipaggiata sui Black Bay, quindi solo tempo, su questi orologi. Diversamente invece da quanto ho sentito alcune volte per i Rolex 32-35, calibri nuovi che vengono impiegati, che magari hanno qualche piccolo difetto su un processo di fabbricazione, un processo di produzione, e dove viene corretto. Ovviamente una meccanica genuina e robusta in ogni caso. Si tratta soltanto di migliorare alcuni processi, ma fa sempre parte dello sviluppo di un nuovo prodotto. Per quanto riguarda invece questo Tudor, vi ridico, guardate, non ho mai sentito problemi del genere. L'orologio che sto andando a vedere adesso, tra l'altro, essendo destinato prettamente ad usi professionali, ha già una cosa interessante. Innanzitutto il dotto luminoso ore 12 che è compleanare alla lunetta. L'inserto della ghiera, scusate, quindi l'inserto della ghiera è anche spazzolato in maniera radiale, quindi soleil, per evitare che ci siano anche i riflessi luminosi, quindi della luce. Questo già la dice lunga, per esempio, come i quadranti matte, che devono minimizzare i riflessi di luce in ambiente dell'utilizzo, che è prettamente poi alla fine quello marino. E poi altre cose particolari, ecco, si parla molto spesso di spessore, le dimensioni, si etichetta un orologio quando è spesso, no, perché è troppo spesso, ma poi alla fine, ragazzi, andiamo a vedere un Audemars Piguet Royal Oak Offshore, avete un panino che è più spesso di un Tudor Black Bay, quindi bisogna pensare un attimino, io stesso in primis, bisogna pensare un attimino quando si etichetta un orologio per essere un sacripante sovrappeso, ecco. Quindi lo spessore però sul Pelagos, se tanto mi dà tanto, e non mi sbaglierò probabilmente, con questo MT 5400 sarà intorno agli 11 mm 8, 11 mm 9, in ogni caso sotto il muro dei 12. E vi ricordo che un Submariner può essere, se non andate a vedere i miei video, dovrebbe essere intorno ai 12,25, 12,35, quindi anche lo spessore riguardante questa caratteristica che si identifica sempre in Tudor, questa volta non c'è, anche se lo spessore, come vi ho detto, non è un difetto dell'orologio, ma è una caratteristica oggi dei calibri. Non possiamo cercare di stereotipare un orologio di pregio soltanto perché è un cronografo con lo spessore di un El Primero, tra l'altro, e altre cose. Alla fine troviamo quello che è veramente il nipote di un Tudor Submariner. Io l'ho definito nel mio video Tudor Submariner, il Submariner economico, perché qui abbiamo anche le basi per creare quello che, secondo me, io me lo auguro anche per voi e per me, perché lo acquisterò nel caso, di quello che sarà veramente un futuro eventuale per un Tudor Submariner, perché il calibro c'è, la forma dell'orologio c'è, quindi l'ingegnerizzazione anche della cassa e del bracciale ci sono, il quadrante c'è perché il Tudor Pelagos ha un quadrante Snowflake, quindi creato, voluto dalla marina francese, per andare ad essere anche più visibile negli ambienti di lavoro e di impiego. Per il resto si colloca in una sfera, in una posizione prettamente di tool watch, quindi che non ha alcuni particolarità, per esempio quella dell'uso dell'acciaio, che molto si trova negli orologi sportivi ma di uso quotidiano. Qui troviamo soltanto il titanio, perché il titanio contraddistingue solamente i Pelagos. E poi altre cose, sicuramente sarà da scoprire, se mi capiterà di vederlo lo mostrerò con tutto piacere. E questo è il video che ho voluto fare per esprimere anche la mia contentezza nel vedere che Tudor finalmente propone degli orologi che vanno verso la direzione giusta, quella di fare degli orologi che solo Tudor produce, che progetta, e che quindi possono concorrere tranquillamente con fasce di segmento anche leggermente diverse, come può essere Omega.
che trovo essere quella casa, quella maison un po' più vicina a Tudor e che molte volte ho paragonato. A questo punto, con questo orologio si aumentano anche le probabilità che Tudor possa essere apprezzata, e quindi in una sorta di mercato sulla quale l'indeciso va a affacciarsi, ecco, qui si aumentano le probabilità che Tudor possa prendere anche una fetta di mercato in più rispetto su altre maison. Bene ragazzi, questo è stato un video estemporaneo che molti di voi mi hanno chiesto anche di poter fare per vedere quali erano le mie impressioni. Io l'ho fatto così in maniera estemporanea, spero che vi sia piaciuto, mettete un mi piace. Nel frattempo io sto lavorando ad altri contenuti un po' più ovviamente impegnativi rispetto a questa mia piccola chiacchierata. Vi saluto, iscrivetevi ancora a Watch Fun, ci vediamo presto e continuate a seguire anche i miei Q&A insieme a Michele per parlare insomma di vostre curiosità, andamenti, un po' di mercato, e ci vedremo poi anche prossimamente con delle novità. Ciao a tutti!